Senta, io a Zeffirelli le devo chiedere una cosa molto, non so, molto delicata forse. So che lei ha dimestichezza, ha conosciuto e ora ha dimestichezza con un grande mago, Roll, che ha 85 anni, è un po' stanco, un po' vecchio e ormai pochissimi riescono a vedere. Lei invece lo riesce a vedere e lo conosce bene. Chi è Roll per lei? Intanto, prima di tutto, non è un mago, Non è un mago. no? È un uomo che è dotato di facoltà e di doni divini inusitati, diversi, che lo staccano da quella che è la normalità un po' banale di cui siamo tutti immersi. Lui ci sono degli uomini illuminati, grandi illuminati, Certo. che ogni tanto emergono dalla mediocrità dell'essere, mediocrità, diciamo non mediocrità, diciamo la normalità. Sì, normalità. Normalità, sì. Lui è veramente anormale, è superiore anche alle vette più alte, anche alle vette più eccelse. Perché non chiamarlo mago se ha dei poteri così quasi illimitati? No, perché i maghi per me sono creature demoniache. E poi sono da baraccone un po', No, questa è la definizione. No, sono creature demoniache, mentre invece Roll è una forza del bene, è una forza bianca. Certo. È un uomo che è in contatto con gli spiriti casti, gli spiriti positivi. È un uomo che ogni mattina va negli ospedali, nelle cliniche, a confortare i moribondi, a dar vita e vitalità a chi ancora spera di poter continuare a vivere. Certo. È un uomo positivo. Un uomo che potrebbe essere enormemente ricco, invece ha scelto la via della privazione e della modestia. Non può fare altrimenti, perché nel momento stesso in cui le sue facoltà hanno una mercificazione, le perde. Le perde. Senta, Zeffirelli, se vuole, perché non racconta un frammento di quella serata che forse è quella che lei ricorda di più, la più memorabile, di quelle trascorse a via Silvio Pellico, a Torino, dove abita Roll? Ma io ne ho avute molte, quindi sarebbe molto difficile trovare... Ne faccia un assunto, un No, sunto. un uomo talmente caro, straordinario, confortante. Lo sai perché è confortante? Sì. Perché non c'è niente di inspiegabile in lui. Fa piacere vedere un essere umano che può fare certe cose. Se forse noi li affinassimo i doni che ci sono stati consegnati dalla provvidenza, anche noi potremmo fare quello che lui fa. È quello che lui dice del resto, Lo fa e dice perché attrae tali cariche di potenza, di potere, di forza, che probabilmente lo ha fatto, ci è riuscito, affinando gli strumenti che la provvidenza gli ha dato e che noi tutti abbiamo. Certo. Non è che è nato così, avendo certe possibilità veramente inusitate, eccezionali. Ecco, ne vuole parlare di una di queste possibilità che lei che ha manifestato in sua presenza. Anch'io sono stato da Roll, ma lei, Zeffirelli, una sua esperienza. Ma la cosa più straordinaria e anche la più spiegabile di tutte è quello l'apporto della materia, l'apporto di materia. Un uomo che compone la materia, gli oggetti, le cose che sono a volte lontane da noi, distanti, Sì. e te le ricompone nella tua realtà presente, lì. Ma ho visto tante volte fare questo. Era un po' il principio dei grandi ispirati, fino addirittura a Gesù Cristo, Sì. la moltiplicazione dei pani e dei pesci, altro non fu che un apporto di materia. Certo. Cioè lui, con le sue forze straordinarie, riuscì a disintegrare i pesci e i pani dovunque si trovassero e li ricompose lì, perché sfamassero queste moltitudini che lo seguivano. Quindi l'apporto di materia è una delle grandi virtù di uomini che hanno dei poteri eccezionali, e io ho visto Roll esercitare questo apporto con la massima naturalezza. Certo. Poi c'è il gioco meraviglioso, perché lui chiama tutto ciò gioco, almeno lo Sì, lui si diverte, che allegro. Cioè, finge di essere un grande bambino. Finge di essere un giocoliere, un bambino, ma sostanzialmente non lo è, poi è molto controllato e guarda la gente in faccia e sa sempre con chi ha a che fare. Ha fatto caso? Ma certo, uno ha una straordinaria penetrazione degli altri, veramente ti distrugge, ti disintegra quando ti vede la prima volta, quando ti picca gli occhi addosso, è un laser che veramente ti polverizza e poi ti ricompone. Come l'ha conosciuto lei, Zeffirelli? Ma lui voleva tanto conoscermi, in realtà io sapevo di amici, c'era Fellini, Adriana Asti, Valentina Cortese, che erano i suoi intimi amici e mi dicevano sempre di andare da Roll, di parlare con Roll, e io ero sempre trascorso
ebbi un terribile periodo della mia vita che seguì un incidente gravissimo di automobile di cui fui vittima e mi portò sulle soglie veramente dell'aldilà. Rimasi in coma per molti giorni, ne uscii traumatizzato nelle fibre più profonde. Più intime, certo. Ed ebbi poi un lungo e faticoso recupero finché riuscii a riemergere, ma ero rimasto stordito, groggy, un po' come i boxer. I vecchi pugili, sì. E avevo delle cadute gravissime di mood, di stati d'animo. A volte proprio ero deciso a rinunciare, a arrendermi. Una mia amica Adriana Asti, che lei conosce, sa chi è, Sì, certo. amica di Roll, disse: Franco, tu hai bisogno di vedere Roll. E disse: ma lascia stare, se entro nella situazione di maghi, già sto male, se entro poi in quel mondo lì sarà ancora peggio. E invece? No, devi assolutamente. E allora telefonò a Roll e a mezzanotte, Sì, da casa mia, lui è nottambulo. e lo trovò subito. E dice: Gustavo, io so qui un amico carino, senza dire chi è. E dice che però soffre di depressione, ha avuto un grave patologo, eccetera. Forse tu lo puoi aiutare. Può venire da te a Torino. Lui mi dice: lei mi disse: no, so tutto, passamelo al telefono. So tutto, disse, Sì, no, non che venga qua. Dammelo al telefono. E mi prende al telefono e dice: come sta? Ho detto: così come l'ha detto Adriana. Non si preoccupi, Zeffirelli. Non si preoccupi, Zeffirelli. Scusi, Adriano non le ha detto chi ero, io non gliel'ho detto. Ma sì che me l'avete detto? No, non gliel'abbiamo detto. Ma lui ascoltava. No, non ascoltava, ha sentito tutto. Ha sentito tutto. Ma scusi, come fa? Che rimase subito veramente estremamente turbato da questa cosa. E cominciava a pensare con il cervello così di logica, dice: come fa a sapere dove può aver attinto questa informazione? E invece niente, aveva sentito, sì, ma me l'avete detto? No, non gli aveva detto. Beh, non importa, allora si perde. Certo, lui fa sempre così. Così, non importa. Allora come sta il Zeffirelli? Ma sto così, si metta la cornetta davanti al naso, in modo da toccare con la fronte la cornetta, al centro. E lo feci, lo feci, la misi davanti alla fronte. E sentì lui una voce, lui disse: ai, ma lei è stato morto per 3 giorni, lo sa? Effettivamente lo so, perché non mi ricordo, me l'ha detto. È stato morto, però c'ha delle cariche potentissime di amore che la sostengono e la salvano, perché lei deve fare tante cose che faranno bene a tutti. E stia tranquillo, non si preoccupi. Il demonio si è provato a farla fuori perché lei ha una missione di bene, e quando il demonio sente che qualche creatura servirà a glorificare il regno dei cieli, si scatena. Lei è in questa direzione, quindi non si preoccupi, avrà sempre problemi, avrà sempre, dovunque lei si affacci, sia sincero, sia istintivo, perché il demonio tanto in un modo o nell'altro l'aggredirà, quindi è meglio che lo aggredisca lei tutto. Certo, giusto. E questa è stata ho detto: ma posso venire da lei? Perché a questo punto ero già conquistato. Dice: no, rimanga lì, prenda molto olio di fegato di merluzzo, mangi roba sana, vedrà che tutto andrà a posto. Lei ha tanto da vivere, tanto da fare, l'aspettiamo tutti perché ci servirà tanto lei. Conosceva anche il suo futuro, Ron. Infatti tutto. Poi quando mi accinsi a fare Gesù, Sì. Molti anni dopo, improvvisamente mi telefonò. No, gli telefonai io perché ero molto depresso per motivi personali. Anche di notte, improvvisamente mi facciamo il numero 8, non lo chiamo da tanti anni. Chiamo il numero di Torino, lo trovo, pronto? Come stai, Zeffirelli? Meraviglioso. Porca miseria. Meraviglioso. Porca miseria. La stavo per telefonare io perché lei deve assolutamente mettersi in contatto, io la metto in contatto con tutti, le faccio parlare con San Pietro, la faccio parlare con tutti, con Gesù non posso. Con Gesù non posso. Con Gesù non posso, ma non importa, anche con la madre non posso, ma gli altri forse le servirà. Cioè, mi un discorso che mi dici proprio nel panico più totale. Panico assoluto, certo. Guardi, Rol, non mi dica queste cose perché mi spavento,
allora dice no, venga qua che ci divertiamo. Mentre l'altra volta l'ho detto di non venire, e stavolta ho detto di venire perché tanto che venga o che non venga non fa nessuna differenza, perché lei è già a punto, è già super protetto. E invece ci possiamo divertire insieme. Io andai a Torino e infatti fu una serata tra le più divertenti della mia intera vita. Lei ha avuto un omaggio, un dono da Roll? So, un apporto? Sì, ho avuto delle cose meravigliose in quel senso, ce l'ho su nel mio segreto cassetto, una cosa meravigliosa che non posso dirle. Certo, senta Zeffirelli, e quando lei gira i suoi film, la senti la presenza di Roll? O l'ha Non sentita? necessariamente, lo sento quando penso al bene, penso alle forze che mi sostengono, quando sono stanco di già, Gustavo mi dà una mano, o lo chiamo, oppure lo arrivo lo stesso. Senta, ma la sapienza di Roll, la filosofia, la base, il nucleo sapienziale di Roll, qual è, Ma non è secondo così lei? intellettualmente così eccezionale, Rolf. Anzi ha questa semplicità dell'istinto, dell'essere vero. Ma è anche un buon pittore, un ottimo musicologo. Quello, certo, un uomo Certo. di grandissima sensibilità, ma non intellettualizza mai le cose che deve dirti e che ti dice. Non ne fa mai argomento di grande dissertazione filosofica, mai. È sempre molto semplice, estremamente semplice, come un parroco di In campagna. campagna, sì, questo è molto bello. Che poi se un artista sublime fa, per esempio, come dipinge lui nelle nature morte, i fiori, le rose sparse, sempre con questo alone intorno che le rende inquietanti e eccezionale, ma quando parla delle cose che a noi ci sembrano così complicate, difficili, ma le rende talmente comprensibili, quotidiane, che poi dopo ripensandoci, ruminandotele, tu capisci quanto sia semplice l'essere. Certo. È una faccetta luminosissima di quella grande palla di cui lei parlava prima. È un po' più di una faccetta lui, Ah sì, eh. Sì, Che lui cosa... Senta, quel fulcro Zeffirelli... interno, quel riverbero interno. Sì, da lui emana luce, certamente. Sì. Senta, Zeffirelli, da questo Roll che lei non vuole nominare mago, che cosa ha appreso, in poche parole, che cosa ha imparato profondamente? La semplicità del mistero. La semplicità del mistero, il mistero non deve essere inquietante, non deve essere una fonte di tensione o di paura o di timori. Quello che non comprendiamo non è necessariamente pauroso. Quello che non comprendiamo non lo comprendiamo perché non abbiamo gli strumenti. E basta. Ma probabilmente, anzi, quasi sempre è un mondo, è un pianeta di bene, un mondo di serenità, di luce. Grazie Zeffirelli, grazie mille per questa bellissima conversazione, buonanotte e buon Grazie. lavoro e auguri al suo film. Grazie cara. E buonanotte a tutti. Arrivederci.